appassionati dei 5 euro, che io ce li ho sempre qui a portata di mano, benvenuti al nuovo episodio, un nuovo episodio che avrà oggi un colpo di scena, perché in pescheria oggi ho trovato veramente cose assurde. Vi do un indizio, ma fine dell'indizio, tra un pochino andremo a vedere per il quarto episodio di A Pesca con 5 euro che cosa proveremo a utilizzare. Purtroppo l'estate si sta avvicinando, quindi le spiagge sono piene, poi c'è il divieto di pescare dalle 8 del mattino sino alle 8 di sera, quindi il sole se ne sta per andare dietro i monti, però vi posso assicurare che prendere qualche pesce oggi sarà molto dura. Vediamo rapidamente che cosa sono usciti con 5 euro. Abbiamo 4 granchi, un'ostrica, 3 scampi, 4 bocconi, 4 tartufi di cui uno è già quasi praticamente morto, e poi mi sembra che si chiami sugarello lavarone, qualcosa del genere, un pesce giusto per creare anche un pochettino qualche innesco modellandolo col filo elastico. È chiaro che una puntata solo con i granchi non la potevo fare, e quanti inneschi vi facevo vedere? 2? No, quindi un mix terribile, perché io non lo so che cosa riusciremo a pescare, però come sempre il nostro obiettivo è quello di far vedere gli inneschi, e quindi non vedo l'ora io stesso di utilizzare queste esche, ad esempio il boccone, che non ho mai usato in vita mia e non l'ho mai neanche aperto, però sono sicuro che con questo piccolo accessorio riuscirò ad aprirlo e riuscirò a inventarmi qualche innesco. Per motivi puramente strategici inizio subito con questo sugarello, perché ovviamente il sole sta per sparire dietro i monti, è un momento che potrebbe essere favorevole per i pesci serra se ci sono. Noi dobbiamo giocarci tutte le chance, e avendo a disposizione solo uno di questi, prima di fare il trancio e prima di capire come innescarlo, perché ragazzi io questo non l'ho mai utilizzato, quindi con voi inizio, lo apro per la prima volta. Io seguo sempre la pin. Ecco, devo capire quanto è sanguinoso sto pesce, e a quanto pare, a meno che non sia il mio dito, ecco fatto. Vedete, incidendo prima lungo la spina, poi il filetto si apre, che è una meraviglia, e quindi posso cercare di capire questo pesce che tipo di potere catturante potrebbe avere, e anche capire che ami utilizzare in base al filetto che riesco a ricavare. Quindi riesco a ricavare un innesco, diciamo che inizio dalla coda, giusto per cercare di mettere un pezzo di sugarello prima del tramonto. Lo modello un pochettino come se fosse il trancio di muggine. Adesso vediamo che amo ci metto. Un 3-0 è sicuramente proporzionato. Ci ho messo della sostanza che renderà questo boccone fluttuante, e come sempre lo blocco col filo elastico in modo che non si disperda nell'ambiente. E poi io direi che si può già procedere. Ecco, la pelle è particolarmente dura, devo dire che
pelle molto dura e polpa abbastanza morbida, però si riesce a modellare bene. Non sono un fanatico del biamo sui tranci per i pesci serra. Ho perso più pesci serra col biamo che con il monoamo, quindi l'esperienza mi dice di continuare così. E adesso sì, alle 8:01, allora non stiamo ancora pescando, sono le 8 meno 4 minuti. Fra 4 minuti possiamo pescare senza disturbare nessuno e iniziamo questa avventura con questi 5 euro di esche improbabili. Ho le canne in pesca, adesso piano piano vedremo gli inneschi uno a uno, anche perché in alcuni casi li sto scoprendo assieme a voi. Io adesso ho iniziato a vedere questi tartufi che sono comunque degli inneschi. Io adesso li isolo, erano già un po' mezzo aperti, però sono inneschi veramente piccolini, quindi prima di stabilire ami, montature e impiego è bene vedere con cosa abbiamo a che fare. E a causa di questi piccoli inneschini, che sono anche abbastanza morbidi, ho montato la canna da leggering, la canna che utilizzerò con un piombo da 70 grammi, eccolo qua, e probabilmente scenderò anche a 50 grammi e vedrò nei primi all'incirca 20 metri, forse anche di meno, che cosa si riesce a raccattare con quest'esca. Perché dico anche meno? Perché questa spiaggia qua di Sacolonia è una delle spiagge, la prima delle spiagge di Chia, è caratterizzata dal fatto che ha un dislivello, poi c'è subito una secca a una quindicina di metri e poi riscende e c'è il fondale che interessa a noi. Io devo vedere con questi inneschi se riesco a lanciare oltre la secca. Se ci riesco, bene. Se non ci riesco, allora devo lavorare nel primo dislivello. Quindi per fare l'innesco è chiaro che mi aiuterò sempre col mitico ago, un amo del 10 perché l'innesco è piccolino e quindi non può essere l'amo troppo grande rispetto all'innesco. Dovrei riuscire ad arrangiarmi con un po' di filo elastico quindi col filo elastico, e stando attento perché sembra veramente molto delicata, ecco qua, un abbozzo di filo elastico, poi ovviamente stringo nella parte alta ed ecco il mini inneschino. L'amo è fuori, sì, il mini inneschino di tartufino. Sull'amo alto, sempre della Leggering, vi faccio vedere un altro innesco con una parte del sugarello. Dal filetto, il primo filetto che ho aperto con la coda, ci ho fatto il trancio che ho lanciato in mare. Con l'altra parte ritaglio la parte alta del dorso in mezzo a questo vespaio, ecco qua,
è un innesco che è vero che il sugarello non l'ho mai innescato, però è anche vero che il mackerel è un innesco che ho utilizzato parecchio, soprattutto quando ho pescato in Inghilterra o comunque nell'Europa del Nord. Quindi si isola la parte alta del dorso, che è una parte indipendente, staccata dal resto delle fasce muscolari, e guardate un pochettino che cosa salta fuori qua. Io ne taglio un rettangolino e lo passo sull'amo esattamente come se fosse un pezzo di verme. Quindi lo passo sull'amo tramite l'ago, rimane quasi stabile, blocco anche questo innesco con un po' di filo elastico e faccio una specie di sigarettina, chissà, con questo buio che scende, magari una tracina, non so. Sto sperimentando assieme a voi, con l'unica differenza che ci sono io qua in mezzo alle vespe, non voi, però vi assicuro che sono molto ma molto curioso anche io di vedere che effetti sortiranno questi. Sono riuscito a perdere i 5 euro, no, che effetti sortiranno questi 5 euro di esche davvero improbabili. Bene, sì, ce l'ho fatta. Sono arrivato poco oltre la secca, quindi ho messo queste due esche in un posto notoriamente ottimale per il passaggio dei pesci. Incominciamo a maneggiare gli scampi. Qui c'ho uno scampettino piccolino che ovviamente devo cercare di capire come sfruttarlo. Gli levo innanzitutto la testa e poi, facendo tesoro di quando li mangio, anziché tagliarlo al centro, io lo taglio di lato, perché cosa succede se lo taglio di lato? Che inizio a sgusciarlo come se fosse, non so come se fosse, però guardate come viene fuori bene. E questo è un innesco che potrei piazzare anche su un amo importante, Potrei metterlo, ecco qua c'ho un amo, un Aberdeen del 4, proviamo. Ecco, accorciandolo dovutamente, un amo del 4 sarebbe perfetto per questo innesco, ma io in questa canna ho un back dell'8, quindi questo scampo lo taglio a metà, tramite l'ago lo passiamo sull'amo, per fortuna gli altri due scampi sono più grandi e quindi possiamo lavorare anche più di fantasia. E intanto questo bocconcino di scampo lo abbiamo trasformato in un innesco. Oh, la frizione! Let me do that. Non ci credo, non ci credo. La frizione non era una mangiata sull'esca, era un passaggio di pesciserra che ha preso il filo, se l'è portato a spasso. Come ho fatto il controllo per vedere, ho detto magari c'è pesce. Ping! Io adesso non so quanto si possa percepire il filo. Proviamo a metterci qua giù sul nero. Il filo tagliato, ma è anche tutto grattugiato. Non so se si riesce, con le dita si sente benissimo. Purtroppo questo non ve lo posso trasmettere, però
il filo è tutto grattugiato e quindi non era una mangiata, pensavo magari un'orata, una cosa, invece no, un passaggio di pesci serra che ha ben pensato di passare sul mio filo piuttosto che su quel bell'innesco di sugarello che per ora se l'è ignorato. Però insomma la pesca è così. Nel frattempo, tra un colpo di scena e l'altro, continuiamo a vedere gli inneschi di questi improbabili 5 euro di esca. È giunto il momento del boccone. Quindi qui ho già la montatura pronta, poi ve la faccio vedere. Boccone, abbiamo detto che ci serve il martello e il martello ce l'abbiamo, e adesso ci serve un punto d'appoggio che casualmente è qui sotto. Quindi che emozione, sto per aprire il mio primo boccone. Ecco qua quello che rimane del boccone. Adesso riemergiamo, poi adesso faccio come faccio quando li mangio, che gli levo l'unghia. Olè. È un innesco veramente duro, quindi qua c'è la parte più morbida, qua c'è la parte più dura, quasi quasi io la trasferisco con filo elastico, cioè senza filo, ovviamente qua il filo elastico non serve. Vediamo un pochino cosa succede girandolo. Una cosa è certa, si può lanciare a tutta potenza che non si stacca, perché è veramente un innesco durissimo. La prima parte che decollerà sarà questa interiore, ma preferisco lasciarcele sino a che rimangono attaccate. E anche il boccone ha trovato il suo impiego. Sì, la dimensione del lamo va bene, perché come vedete la punta del lamo è fuori. Un bell'innesco importante, molto importante, forse anche troppo. Mentre nell'altro amo stavo pensando di metterci uno scampo intero, quindi l'abbiamo già visto prima, io lo taglio di lato perché poi mi viene più facile sbucciarlo, vedete? Tac tac. Ma io questo me lo mangio, ma chi me lo fa fare innescarla? La tentazione ce l'ho, bello bell'innescone. L'amo che ho a disposizione però è questo, quindi innesco solo questa parte qui. Ago, amo, filo elastico, e anche questo bocconcino, sì, ecco qua, no, l'ombra. Ecco il bocconcino pronto. Questo doppio innesco importante è fatto sulla mia solita montatura a due ami che ha 1,80 m abbondante tra uno snodo e l'altro, quindi snodo vicino al piombo, snodo vicino all'attacco dello shock leader e due braccioli lunghi 1,20 m, 1,5 m. Sono diametri
esche importanti che richiedono ami importanti che richiedono diametri importanti. Quindi sto utilizzando uno 0,26, sto utilizzando questo, è fluorocarbon per sfruttare la sua rigidità e non per la sua invisibilità, perché di notte dell'invisibilità non ce ne facciamo niente. E quindi adesso lancio e andiamo a vedere la canna a fianco, perché l'ho predisposta per cercare un diversivo. Per ora abbiamo avuto solo un attacco che mi ha fatto prendere un colpo, perché stavo spiegando un innesco, partita la frizione, invece era un serra sul filo, non sull'esca. Preparato una configurazione per cercare altri tipi di pesci con altre forme di presentazione dell'esca. Lancio e le andiamo a vedere. Sono di fronte alla configurazione di cui stavo parlando poco fa. È sempre una configurazione a 2 ami. Come vedete, questa è una montatura che io utilizzo praticamente sistematicamente quando c'è il mare molto mosso, d'inverno, oppure quando c'è il mare molto mosso, anche se è d'estate. Comunque, quando c'è il tipico mare da surf casting, a prescindere dal mese dell'anno, utilizzo questa montatura. Quindi una montatura che ha un bracciolo che non tocca il piombo giù, non tocca lo snodo di su, e quest'altro amo non tocca lo snodo di giù e non tocca l'aggancio con lo shock leader. Quindi praticamente è quella che io chiamo la montatura a battere, cioè non tocca né da una parte né dall'altra. E le ho dotate di flotter luminoso perché sto sfruttando delle conformazioni rocciose che so che ci sono qua vicino e provo a cercare dei pesci diversi, le occhiate. Quindi le occhiate sono attratte sia dall'esca che fluttua in mezzo all'acqua, sia dal luminoso, perché adesso vi faccio vedere. Spegni la luce lì un attimo. Ecco qua, questo è il potere del flotter luminoso, spero che si veda. E in più qua abbiamo i miracoli con luci che spariscono, sì, che c'è anche Roberta, mica c'è solo Vincenzo all'opera. E quindi le occhiate, oltre che essere attirate dalla fluttuanza dell'esca e dal luminoso, gli mettiamo anche un'esca che potrebbe essere anche appetibile. Quindi, visto che mi è avanzato un bel pezzo di scampo intero, visto che è bello grande, come faccio col gambero? Lo taglio a metà, perché ho notato che comunque lo scampo ha le fasce muscolari molto ben definite e quindi si riesce a fare, si riescono a fare degli inneschi veramente interessanti. Come al solito cerco di capire la dimensione dell'innesco in base all'amo che ho. Ecco qua, così ci siamo. Quindi con lo scampo l'abbiamo visto, col microinnesco l'abbiamo visto la coda, abbiamo visto il mezzo scampo e adesso un quarto, una strisciolina di scampo. Insomma, non c'è scampo. Ma l'innesco, che secondo me è quello che potrebbe dare l'occhiata di taglia, è quello fatto con una strisciolina di sugarello. Prima l'abbiamo vista a fondo, uno dei primi inneschi che vi ho fatto vedere assieme a quello delle conchigliette, che io ho chiamato tartufi all'inizio, però poi alla fine
si chiamano lupini, comunque erano quelle specie di conchigliette che avete visto che si chiamano lupini, tartufi. Io c'era scritto lupini forse nel cartellino, non so perché mi è venuto tartufo, forse il tartufo sono quelle che hanno le zigrinature, non lo so, io sono molto più bravo a mangiarli che altro. Passiamo al secondo innesco, ve lo faccio vedere meglio perché prima avevo solo un pezzo di filetto. Questa è l'altra metà del sugarello, ecco qua, così si vede. Sfrutto un pochettino quelle che sono anche le conoscenze della sardina. Vi ricordo che la puntata sulla sardina non è ancora stata fatta e ve la farò sudare parecchio perché me la terrò per ultima, però qualche dritta la posso anche applicare qua al sugarello. Vedete qua c'è uno stacco tra la polpa e il dorso. Io questo lo taglio sempre per farci quegli inneschi che vi ho fatto vedere prima. È anche bello consistente tra l'altro, quindi guardate quanti inneschi escono. Tanto a me ne serve solo uno, ma per farvi vedere l'amo in questione, questo Aberdeen dell'8, ok, questo va bene. Lo passo sul lago come se fosse un verme. Guardate come prende la forma, è bellissimo. Ecco qua. Adesso prima di lanciare una caricata ai floater, guardate che bello anche questo innesco. Uno, aia. Ecco, mi sono appena pescato. 2 e si lancia. Ok. In questo momento di profonda tristezza si parlava con Vincenzo, con Roberta, mi sa che questa puntata esce solo con gli inneschi e senza pesce. Però poi Vincenzo mi ha detto: guarda, io ho preso un'app, tra l'altro l'hai anche comprata, giusto? Sì. Ah, ok. Quanto l'hai pagata? 1,80 €. 1,80 €, Sì. ok. Allora, cosa ci dice l'app della pesca? Posso prendere il tuo telefono? Ok, allora, vediamo questa app. Scusa, questo 92% cosa vuol dire? È di umidità? O di zanzare? O di che? Che è? Cosa vuol dire? Di pesca. Di pesci? Probabilità. Sì. Di pesci? Probabilità. Ah. Allora mi sa che stiamo per scoprire due cose oggi. Uno, che tutte le esche di oggi non servono a niente. E due, probabilmente anche questa app con la previsione dei pesci non ci azzecca tantissimo. Però dai, diamogli ancora qualche altra ora. 92%, excellent. Cioè dovrebbero uscire i pesci fuori dall'acqua. Vabbè, dai, vediamo se è vero. Grazie Vincenzo. Attenzione, c'è una cosa argentea. Io non ci credo. Che cos'è? Una micromormora. Ah, sull'inneschino di lupino, sì, quella specie di... No, vabbè, che piccolina, a momenti è più grande l'amo del pesce. La libero subito. Mi sa che la app, hai visto? Cos'era? 92?
92%? Sì. Come ho detto, l'app non serve a un tubo, subito, mormorone. Vediamo in questa... Allora, che cosa... Ho trovato la lenza in bando in un momento in cui tutti quanti bene o male stavamo... È molto, molto pesante. Vediamo un po', bisogna stare attenti se è un serra, se salta, bisogna cercare di riprenderlo, eccolo lì. Eccolo lì, è a 20 metri ancora. Ma dimmi tu che non fa neanche un salto. No, vabbè, è morto. Cioè, era attaccato da talmente tanto tempo che è morto. Morto quasi. Volevo far vedere l'innesco. No, è ancora vivo. Comunque, questo è l'innesco di Sugarello, e questo serrettino veramente piccolino, chissà da quanto tempo era attaccato ancora. Diciamo che la app forse si sta iniziando a salvare. Fatto dal 96%, ecco perché. 96, ah beh, perché mezzanotte è passata, quindi l'app dice che ce n'è ancora di più di pesce. 96, va bene. Abbiamo ancora qualche altro innesco da vedere, però per fortuna una botta di vita. Beh, questa impennata di adrenalina con un pesce serra che con le sue ultime forze ha detto: oh, sono agganciato da chissà quanto tempo, ce lo stava dicendo, e noi che stavamo un pochettino riposando. Sarà stato il vermentino a farci, non lo possiamo dire, è vero che abbiamo bevuto il vermentino, vabbè, no. Volevo fare un altro tentativo col boccone per vedere se si può frazionare l'innesco, quindi casualmente siamo di nuovo qui nella nostra pietra dello scandalo, ecco qua. E vediamo, tagliandolo, cosa succede. Allora, levo, finisco di levare, mi sa che si chiama unghia, ecco sì, questa. Se si taglia in due, cosa succede? Ah, però. Eh sì, si può fare un innesco anche con una striscia di boccone. Innesco super duro, anzi adesso provo a proporlo anche su un amo. In effetti ce n'era bisogno di un nuovo innesco, perché qua era rimasto dello scampo, era rimasto poco e niente, e vediamo un pochino come si comporta la striscionina di boccone.
Vi assicuro che è bella tenace, anche se è solo una striscia. Ecco qua, non ha bisogno di filo elastico. Anche una strisciolina di boccone ha il suo perché. Noi proviamo comunque a metterlo, mentre sul granchio, anzi no, sul granchio ve ne parlo dopo. Adesso abbiamo questa pazzia da risolvere. Mai innescato un'ostrica in vita mia. Posso dirvi che 2 anni fa alla Tremblad ne ho mangiato anche a colazione, dove ci sono gli allevamenti dove danno le ostriche in tutto il mondo, quindi con l'aggeggino suo si aprono, con la forchettina sua si mangiano. Qui noi abbiamo sempre il nostro martello, è un'oscenità, lo so, però questo abbiamo e questo vediamo un po'. Ecco, sono riuscito a rovinare, no. Ah, perfetto, eccolo qua. Questo mi ricorda tanto, adesso lo porto su, mi ricorda tanto le cozze, la puntata delle cozze. Che emozione la prima volta che innesco una ostrica. Che voglia di mangiarmi. Allora, individuiamo una parte un po' grossa, non la individuo, quindi io devo liberare l'amo. Per la cronaca, questo è quello che è rimasto del boccone intero, quello che vi ho fatto vedere prima, completamente limato da non si sa cosa, però è un boccone che rimane nei secoli dei secoli. E adesso ci improvvisiamo un bel innesco di ostrica. Non so se sarà il caso anche di metterci un po' di vermentino sopra. Roberta, che dici? Il vermentino sull'ostrica ci sta? Sì, sì. Mamma mia, se prendiamo un pesce con l'ostrica, veramente è roba da matti. In questa giornata strana abbiamo anche l'app che dice che siamo passati al 96%. Vediamo un po'. Col filo elastico è anche bello resistente. È più consistente rispetto alla cozza, Eh sì. Dove sei? La punta dell'amo, eccola qua. Innesco, pronto. La punta dell'amo è qui. E l'innesco. Abbiamo fatto persino un innesco di ostrica con 5 euro. E se non avessi detto al pescivendolo che era per la serie TV, che tra l'altro lui conosce bene, diciamo che di esche forse me ne sarebbe uscita qualcuna in meno. L'ostrica è stata ma fasolari ne hai? No, non ne ho, però c'ho le ostriche. Poi ma una, ho detto vabbè dai, dammene una, poi ti farò sapere. E adesso la lancio e vediamo se dà qualche effetto. E poi vi parlo dell'ultima esca, del granchio che sul canale abbiamo già affrontato, però voglio parlarne un po' più in profondità. A dopo. Facendo un controllino sulla canna alla quale ho messo quell'assetto con i flotter luminosi, perché ho trovato la lenza in bando, però
non, sì, un po' pesante, un po', ah ecco perché sono sopra quest'altra canna. Vediamo se era solo quello o se perlomeno almeno c'era anche un altro, c'era anche un pesce. Sì, c'è anche un pesce, va. Vediamo che cosa. Ho detto andiamo a cercare le occhiate. Ah, pensavo stessi riprendendo il pesce, cioè pensavo stessi riprendendo in mare. Guarda che bella occhiata. Tra l'altro su quel strisciolina di sugarello. Guardate che bella occhiata sulla strisciolina di polpa di sugarello. E deve essere che evidentemente sta spiaggia ha iniziato a svegliarsi adesso e quindi noi, anche se un po' con un po' di sonno addosso, vediamo di fare qualche altro pesciolino. Dobbiamo vedere ancora qualcosina sui granchi e niente, continuiamo a pescare. Affrontiamo l'ultimo innesco. Il granchio è chiaro che è in acqua dal tramonto, è sempre stato in acqua. L'ho lasciato per ultimo perché ho già fatto un tutorial su come si innesca il granchio, l'ho già fatto vedere tante volte, quindi adesso qui ho due granchi, uno grande e uno più piccolino, quindi farò vedere l'innesco a due ami col granchio più piccolino e a un amo col granchio più grande, e poi vi racconterò anche una storia perché io a innescare e utilizzare i granchi l'ho imparato in Galles, che è un'esca che utilizzano parecchio. Anzi, ve la racconto adesso. Mi hanno spiegato che il granchio ha senso innescarlo solo quando sta facendo la muta, lo chiamano pillar crab, ovvero hanno un metodo per capire quando il granchio, siccome periodicamente fa la muta, butta via il guscio vecchio, c'è il guscio nuovo, quindi quando ha il guscio nuovo è più morbido e a quanto pare più appetibile per i pesci. Quindi l'innesco del granchio è molto più efficace soprattutto quando il granchio è nel periodo della muta. I nostri granchi sono belli duri, quindi non sono sicuramente nel periodo della muta, però per la cronaca vediamo il granchio grande con un amo. Bisogna utilizzare comunque ami molto resistenti. Questo è, ve lo faccio vedere, è il C5 del numero 1, un amo molto robusto che deve avere molta punta soprattutto per bucare il granchio dal guscio, e la punta dell'amo esce qua dove c'è la pancia. È un innesco che si può lanciare comodamente perché è attaccato alla parte molto dura del granchio. Sul granchio più piccolino invece utilizzo il biamo, lo faccio passare al posto delle ultime due zampe che ho preventivamente levato, uno e l'altro dall'altra parte. Ve l'ho fatto vedere un sacco di volte ma non è mai abbastanza. 1 e 2, diciamo che gli ami stanno nella parte più appetibile del granchio, la parte centrale. Anche questo è un innesco che si può lanciare abbastanza comodamente. Questi sono i due inneschi che ho fatto ruotare assieme al boccone, assieme a tutto il resto, però a quanto pare sino adesso l'unica esca che ha dato qualche risultato, e io neanche pensavo che sarebbe successo tutto ciò, è stato il sugarello che
mi sono rimasti solo questi ultimi 2 pezzettini, dopodiché abbiamo finito anche le esche. Questa bella occhiata la liberiamo, non abbiamo liberato il pesce serra, ma l'occhiata sì. Però vai in là, Eccola lì, olè, vai, mettila prima. Alle ore 2:35 abbiamo ufficialmente finito l'esca. Tiriamo 2 somme, abbiamo visto pochissimi pesci, abbiamo visto però molte esche, molti inneschi, un po' di tecnica. Questi pesci serra che fanno il bello e il cattivo tempo, nel senso che probabilmente all'inizio non ci hanno fatto catturare niente, vedi il filo tagliato, perché comunque succede anche quello, poi uno si è impiccato e non ce ne siamo neanche accorti, l'abbiamo tirato fuori quando era proprio alla quasi morto. Per fortuna quella variante tecnica, cercare le occhiate, ha funzionato. Io direi che tutto sommato è un altro tassello di una serie, di un format che è quello di A Pesca con 5 euro. Questo prima o poi li perderò, perché sono sicuro che li perderò. Infatti vedi, in questa tasca non ci sono, ecco qui sì, il format A Pesca con 5 euro di continuerà la prossima puntata, non si sa con cosa. Come al solito vi invito non solo a iscrivervi al canale, attivare la campanella, ma anche a commentare, perché poi alla fine del format, tra tutti quelli che hanno commentato i video A Pesca a 5 euro, con 5 euro con 5 euro di esca, saranno sorteggiati un po' di premi, ma io l'ho anticipato sui social. Chi l'ha letto ne ha approfittato, chi non l'ha letto lo sta scoprendo adesso, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!